Ciao ragazzi, benvenuti ad EICMA 2024. Adesso vi faccio vedere una delle prime cose, delle prime stranezze dell'EICMA, di questa edizione dell'EICMA. SV Motec che propone una soluzione per moto tendata e moto campeggio pazzesca. Praticamente abbiamo questa tanica, probabilmente per l'acqua, le valigie che possono contenere i piatti, stoviglie e bicchieri. Molto bizzarra come cosa. Lì vedo la ventola probabilmente di un frigo e vedo anche le prese elettriche. Ci sono i taglieri. Ecco, qui vediamo taglieri. Qui vediamo i fornelli. Quella dovrebbe essere una piastra. Ah no, quello è un scolapiatti. Qui si vede il portaspezie. Qui si possono riporre i coltelli, le pentole. E poi dopo tutto, volendo, c'è anche una moto, ecco, per non dimenticarselo. Quindi questa è la visione d'insieme, ragazzi. SV Motec propone la moto per moto tendata, quindi nasce già per andare a fare la moto tendata. La prima stranezza moto, anzi EICMA 2024. E adesso più che una stranezza, una conferma che volere è potere, quindi le dimensioni non fanno la differenza. Guardate qui, è meraviglioso. Siamo alla stand Honda, questa è una Honda Monkey in versione viaggio, guardate che meraviglia. Si può fare, ragazzi, guardate che bella. Praticamente sfruttato ogni spazio per poter viaggiare. Guardate la sella, guardate che meraviglia. No, questa mi fa davvero impazzire. Quindi questo significa che con la mia Brixton Crossfire 125 XS è già candidata per uno viaggio 2025, sfruttando al massimo ogni spazio. Protagonista, perché chi viaggia con questa moto è Germano Volante, partenza 1° giugno 2024 da Brescia e arrivo il 9 settembre 2024 a Brescia e ha attraversato queste nazioni. Sono stati 28.398 km, 468 litri di benzina abbondanti, un consumo medio di 60,6 km al litro, ha sostituito un kit trasmissione, 3 pneumatici posteriori consumati e 8 cambi olio. Germano, non ti conosco, spero di conoscerti presto perché sei un grande, anche se vai con la moto piccola. Un'altra bella stranezza molto interessante, sono qui allo stand della Royal Enfield e praticamente volendo le moto le puoi avere tutte, dipende anche qui cosa scegli e di quali dimensioni le vuoi. Guardate cosa propone Royal Enfield. Questa, ragazzi, è la libreria ideale che io vorrei avere a casa, quindi sono tutti i modelli
tutti i modelli di Royal Enfield. Le dimensioni sono circa 50 centimetri, forse 60. Guardate che fedele riproduzione. Questa è la Desert, guardate. Guardate che bella la Desert. Tutte, ci sono veramente tutte. No, guardate qui. Questa richiama la mia vecchia Pegasus, ma in realtà è la versione non edizione limitata, ma è meravigliosa, ragazzi. Quindi volendo uno se le può mettere tutte in casa in salotto. Questa più che una stranezza è un desiderio, ragazzi. Non so se siete d'accordo con me. Grande Royal Enfield, mi hai letto nel pensiero, hai fatto una cosa spettacolare, oltre alla Classic 650 che stai proponendo. Per qui allo stand Royal Enfield vediamo quest'altra stranezza, ce la racconta Luca. A te, raccontami un po' cos'è. Buongiorno, questa è un'opera d'arte con un messaggio chiaramente provocatorio. È un monumento funebre alla motocicletta. Mamma mia, pazzesco, impressionante. È impressionante, ma c'è dietro un pensiero. Il gruppo di artisti, questo collettivo di artisti, ha voluto per certi aspetti denunciare uno scenario futuro, ovvero partendo dal 2050, dove ci si pone l'obiettivo di non avere morti sulla strada, quindi una causa nobile. Ci si immagina un mondo fatto di veicoli sempre più automatizzati, auto a guida autonoma, robotaxi e così via. In un contesto così tecnologico, la motocicletta, che da sempre rappresenta un veicolo in simbiosi con l'uomo, fatto di passione, di contatto diretto, di adrenalina e quant'altro, viene chiaramente a scemare. Certo. In questa opera di contrasto si va appunto a celebrare la motocicletta come atto di passione che andrà a svanire, e infatti si possono notare delle scritte dove vengono citati piloti storici, gare o situazioni che richiamano sempre all'aspetto più ludico ed emozionale della motocicletta. Quindi sostanzialmente dobbiamo farcene una ragione. Ancora no, dai, abbiamo ancora tempo, il countdown parla chiaro. Ok, ti ringrazio, grazie mille. Buona giornata. E qui un'altra stranezza, un'altra chicca. Io ricordavo la Ural, ma in realtà adesso arriva. Qui vediamo che il sidecar può essere anche qualcosa di diverso. Quindi da Ural a Caio è un attimo. Allora, tra le stranezze o le conferme, qui faccio una domanda. 4 è meglio di 2, dove ci troviamo? E siamo con Alessandro Polgati, siamo da Cuder, siamo un'azienda svizzera che produce veicoli multiruota, gli unici al mondo a poter offrire un veicolo delle dimensioni di uno scooter ma con 4 ruote. Cuder è un po' la crasi tra scooter e quad, quindi è un veicolo che ha le caratteristiche di uno scooter come dimensioni, un maxi scooter normale ma con 4 ruote, 2 anteriori e 2 posteriori. Ovviamente più stabilità, più comfort e più sicurezza. Il veicolo è dotato di doppia sospensione anteriore e posteriore completamente idraulica e questo permette alle ruote di basculare in modo tale da rendere molto più piacevole la guida e molto più sicura anche con superfici non perfettamente piane, quindi buche, cittadine, rotaie, tram eccetera, si è molto più sicuri, sia per il guidatore che per il passeggero che ha tutto lo spazio per stare comodo e in sicurezza. Il veicolo è un 400 di cilindrata con doppia sospensione anteriore e posteriore idraulica e doppia trazione posteriore. In gamma abbiamo anche veicoli a 3 ruote, un 350 che vediamo in colore sabbia
con sospensione anteriore idraulica e sospensione posteriore a molla, 350 di cilindrata, anche questi saranno disponibili da primavera del 2025 nella versione Euro 5 Plus. C'è inoltre un 3 ruote, un project che stiamo facendo in collaborazione con QJ Motor, di un 3 ruote più piccolino, più compatto, con cilindrate che andranno dal 125 al 300 e potenzialmente anche con motore elettrico sulla stessa struttura. A me piace davvero, lo trovo assolutamente dirompente. Passano gli anni, ma comunque ci sono molti estimatori del Cuder. Vi siete fatti attendere, devo dire. Ci è voluto un po', ci siamo un po' rimessi a posto e abbiamo voluto aspettare il tempo necessario per tornare sul mercato con dei veicoli competitivi rispetto alla concorrenza, mantenendo comunque l'unicità del nostro 4 ruote nonostante tutte le novità che vediamo qua a EICMA. Quindi abbiamo aspettato 2 o 3 anni, però adesso stiamo tornando e saremo più forti di prima. Provo a provocarti. Quando la crescita di cilindrata? Speriamo presto, nel senso che l'obiettivo è magari già dalla prossima EICMA di poter portare un 4 ruote con una cilindrata più alta e magari anche con un nuovo design. Anche con un nuovo design? Potrebbe cambiare tanto? Stiamo lavorando su vari fronti, quindi non è detto che non si riesca nei prossimi mesi a sviluppare uno dei progetti che abbiamo in cantiere, in modo tale da rinnovarci con più frequenza rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Colorazioni previste? Avremo sicuramente in gamma il nero e il silver, che sono sempre stati i modelli più richiesti. Stiamo lavorando anche su colorazioni un po' più particolari. Qua vediamo l'arancione, che potrebbe essere in gamma. Abbiamo una gamma colori che è potenzialmente molto ampia. Faremo una scelta di 5-6 colorazioni standard, in modo tale che tutte le necessità e le richieste del mercato vengano soddisfatte. Sicuramente il nero e il silver saranno presenti. Allora, sono con Andrea Perfetti, per cui chi meglio di te può dire cosa hai visto di strano in questa settimana all'EICMA? Sicuramente la redazione di Moto.it, guarda, adesso sono tutti in giro ma sono molto più bravi di me, però a parte loro la novità grossa che mi ha stupito è la crescita delle cilindrate piccole, sì. Da 300 a 450 per viaggiare sia da strada che da enduro, quindi va bene le maxi cilindrate, però ormai le moto maxi costano anche 30-40 mila euro e c'è voglia di moto più normali come si usava negli anni 80, anni 90, quindi il ritorno dai 450 ai 400, questo è molto interessante. E tu come la vedi questa? Ti piace? Sì, mi piace. Da utente? Sì, da utente mi piace molto, io corro con un 4,5 adesso in Africa, quindi la cilindrata molto bella, non amo ancora l'elettrico che c'è oggi, non mi dice niente, anzi non mi sembra molto adatto a quello che ci serve come moto, però sulle moto medie di cilindrata vedo benissimo perché consumano poco, costano poco e ti dico con queste moto a cosa serve l'elettrico? A niente. Royal, ma non solo, poi CF Moto ha portato 4,5 nuovo, sì. Ma prima ancora c'è stata anche la Honda col CRF 300, quindi è da un po' che le moto le case si muovevano verso cilindrate più piccole, anche direi non soltanto loro. BMW col 310 sì, certo. È partito da un po', non solo Royal con le moto classiche era sempre sulla cilindrata lì, certo. Le altre sono arrivate tutte. Certo. Ti ringrazio, grazie mille, ciao. Grazie Andrea. Ciao. Allora ragazzi, siamo dagli amici di Tucano Urbano, ma non solo, con Florian che è direttore marketing. Lascio a te presentarti e poi se ci puoi far vedere un po' di
chicche, direi, no? Di Tucano Urbano, ma rivolgendoci sempre a chi viaggia. Perfetto, ciao a tutti. Allora, di novità, di chicche ne abbiamo proprio tante. Tu mi hai suggerito giustamente il guanto riscaldato. Siamo a novembre, fa freddo e quindi è il momento nel quale tutti noi iniziamo a pensare ai prodotti riscaldati. Qui siamo sullo stand di Tour, quindi Tucano Urbano è parte del gruppo Mandelli che all'interno ha altri brand come Tour, il marchio dedicato al viaggio e all'avventura. Eccoci qua dai guanti. Allora, questo è il nostro G-Worm 3 Hydro Scud, il nostro top di gamma nella gamma Tour di guanti riscaldati, un guanto molto imbottito, molto caldo già di suo, bellissimo da indossare, adesso ve lo faccio vedere, e che ha una particolarità, anzi ha due caratteristiche fondamentali: innanzitutto 3 livelli di intensità e poi la possibilità di selezionare le zone di riscaldamento, quindi io posso scegliere se dorso, dita, palmo o tutte le zone insieme grazie a questo tasto che trovate qua sotto quello dell'accensione. Una batteria che dura tra un'ora e mezza in modalità proprio massima di calore fino alle 8 ore. Qui siamo davanti alla nostra Supercell Hydro Scud, la giacca laminata, il sogno di chiunque viaggia quando piove, quando fa freddo, la prima cosa che desidera è una giacca laminata. Noi l'abbiamo interpretata in un modo sempre tutto nostro, perché una giacca laminata bene deve essere impermeabile, deve scivolare l'acqua, deve essere calda, però quando serve ho bisogno di ventilazione. Come farlo? Perché fare una ventilazione che sia impermeabile al tempo stesso non è così semplice, eppure siamo riusciti a metterne un po', adesso vi faccio vedere. Avete delle ampie ventilazioni qui sull'interno del braccio, anche sulla parte posteriore, che qui è difficile farlo vedere, ma la chicca di questo prodotto si chiama Waterproof Airflow System. Che cos'è il Waterproof Airflow System? È un sistema di ventilazione nella quale non entra l'aria, non entra la pioggia. Quindi io posso guidare con la ventilazione aperta, una membrana qui posizionata all'interno blocca l'arrivo dell'acqua, però un canale qui posizionato in alto fa arrivare l'aria al livello del petto dell'ascella per avere la ventilazione. Quindi pensiamo anche a una pioggia, anche d'estate, perché no, piove, non voglio bagnarmi ma ho bisogno di ventilazione, vado con le ventilazioni aperte. Quindi questa è l'unica oggi sul mercato, l'unica giacca con questo sistema di ventilazioni impermeabili. E a proposito di cose strane, particolarità, visto che siamo a Milano, TAC non poteva mancare, per cui cosa è successo con TAC? Che cosa avete realizzato? Allora, è successo che un giorno ci siamo detti: perché non facciamo delle borse da moto, che è la prima cosa che viene in mente di comprare dopo l'acquisto della moto, no? Compro una moto, la prima cosa devo metterci le borse, però c'era bisogno di un altro nome, perché con Tucano Urbano, con Tour copriamo dei mondi, sulle borse ci serviva un qualcosa e ci è venuto il TAC che abbiamo nel nostro DNA, no? Giustamente, di marchio milanese. TAC molto facile da pronunciare, molto bello anche graficamente, tant'è che il logo è diventato uno dei miei preferiti, adesso lo scoprirete sulle borse. Quindi ci siamo messi all'opera e nel giro di 2 anni siamo riusciti a sviluppare borse da viaggio, da moto, sia per il veicolo che per il pilota, quindi anche zaini, leg bag, marsupi eccetera, che abbiamo presentato l'anno scorso in EICMA. Quest'anno facciamo un passo da gigante con il sistema Twist Lock, ossia il sistema di fissaggio sul serbatoio. Dal nostro nome TAC, i prodotti TAC devono essere pratici, facili da montare, quindi montare la borsa deve essere facile come un TAC. Vedete qua diciamo il processo in 3 step. Il primo è quello di appoggiare il prodotto, quindi appoggiarlo sulla base, girarlo e poi chiuderlo con il sistema di sicurezza, e in 3 step la borsa è fissata al serbatoio. Stessa cosa per smontarla, molto facile: apro la sicurezza, giro e tolgo il prodotto. Tac. E poi tra i mezzi strani vi voglio far vedere qualche rivisitazione dei sidecar. Cioè, devo ammettere che non è male, e anche questa colorazione, devo dire, molto molto vintage. Davvero molto essenziale, però devo dire con dei particolari mica male.
questo spazio, che figata, veramente molto capiente. E comunque ragazzi, questo sidecar è un Du 520, 5 marce con retromarcia, bicilindrico 4 tempi, 493 sette di cilindrata. Provate a dire cosa costa, ve lo dico subito: 10.990, prezzo al pubblico in Italia. Che anno si rivede anche lo stand della Brixton. Sono tra le stranezze che propongo e questa 500 Store. In qualche modo mi evoca la Royal Enfield Himalayan, ha qualche richiamo. Tutto sommato è un mezzo che ha un suo perché. Allora ragazzi, questa è un'altra stranezza abbastanza interessante che voglio condividere con voi. Stiamo parlando di Hero Motor Corp, che dedica al suo campione questa scultura che praticamente è in evoluzione, quindi è dedicata a Ross Branch, e questo è un capolavoro davvero unico nel suo genere, perché viene creato davanti agli occhi del pubblico ed è praticamente un potente tributo all'eredità di Ross, quindi è una celebrazione della forza, della resilienza e della passione che hanno definito il suo percorso. È veramente bello da vedere e assolutamente da portare a casa da EICMA 2024. Bene, concludiamo qui, da EICMA 2024 è tutto, ci siamo divertiti, ma le cose strane non finiscono, perché esistono le moto uomo. Buona strada ragazzi!